Benvenuti. Oggi ci addentriamo in un tema scientifico davvero, davvero affascinante. Parliamo del legame tra digiuno, difese immunitarie e la lotta ai tumori. Ci basiamo su ricerche piuttosto recenti, soprattutto studi preclinici, quindi fatti in laboratorio o su animali. Vedremo risultati da team italiani, finanziati da AIRC, per esempio, ma anche collaborazioni internazionali importanti, tipo tra il Memorial Sloan Kettering negli US e l'Imperial College a Londra. L'obiettivo? Capire cosa suggeriscono questi studi preliminari, cioè come l'astinenza dal cibo potrebbe influenzare il nostro sistema immunitario. E partiamo subito da un concetto chiave, l'autofagia. Sembra una cosa buona, no? Una pulizia delle cellule. Ma a quanto pare nel cancro le cose si complicano un po'. Esattamente. L'autofagia in pratica è un meccanismo che le cellule usano per liberarsi di componenti vecchi o danneggiati. Diciamo una sorta di riciclo interno, fondamentale. E poi ci sono le cellule natural killer, le NK. Queste sono, come dei soldati del sistema immunitario. Sono specializzate proprio nel riconoscere e distruggere cellule strane, tipo quelle tumorali. Il punto interessante, la scoperta un po' sorprendente che emerge, è che in certi tumori l'autofagia sembra fare il contrario di quello che dovrebbe, cioè invece di aiutare, finisce per mettere i bastoni tra le ruote alle cellule NK. Una delle fonti lo dice proprio così. L'autofagia non soltanto non fa il suo dovere, ma addirittura compromette il lavoro dei linfociti natural killer. Ma è incredibile, un processo di pulizia che diventa un ostacolo. E perché questo è così importante per la ricerca? È importante perché cambia un po' la prospettiva e apre, diciamo, nuove strade terapeutiche. Se capiamo bene come e perché l'autofagia diventa controproducente in quel contesto specifico, allora possiamo pensare a come correggerla. L'idea è sviluppare strategie, magari farmaci nuovi o approcci clinici, per farla funzionare di nuovo bene o per modularla, per rendere le cellule NK più forti contro il tumore. In pratica potenziare le nostre difese naturali, un obiettivo chiave dell'immunoterapia, insomma. Ok, chiaro. E qui immagino entra in gioco il digiuno. Le fonti citano prima uno studio italiano dell'Istituto Tumori e IFOM con AIRC su un centinaio di pazienti oncologici. Questo studio suggerisce che una certa restrizione calorica possa, attivare le difese immunitarie. Ma poi c'è lo studio internazionale, quello di cui parlavamo prima, MSK, Imperial College. Lì hanno usato modelli animali, topi, giusto? E hanno testato un regime di digiuno ciclico, tipo 5 giorni mangiano normale, 2 giorni solo acqua. Cosa hanno visto? Sì, esatto, sui topi. E i risultati sono stati, notevoli. Questo digiuno ciclico ha migliorato significativamente la capacità del sistema immunitario dei topi di contrastare i tumori, proprio potenziando l'azione delle cellule NK. Sembra quasi che il digiuno, almeno nel topo, riesca a riprogrammare l'ambiente attorno al tumore e a risvegliare queste cellule NK, forse appunto agendo su meccanismi come l'autofagia che prima le bloccavano. Interessante questo meccanismo potenziale. Ma ecco, la domanda sorge spontanea. Quanto possiamo fidarci a trasferire questi risultati dai topi a noi umani? Qui serve la massima, massima cautela. È il punto cruciale e lo sottolineano anche le fonti. C'è una frase in uno degli articoli che colpisce. Gli esseri umani non sono topi giganti. Ed è verissimo. Il metabolismo dei topi è diverso, molto più veloce. Ci sono differenze biologiche importanti. Questi studi sui topi sono preclinici, sono esplorativi, fanno vedere che un meccanismo potrebbe esistere, un'idea biologica, ma non vuol dire assolutamente che lo stesso digiuno avrebbe gli stessi effetti o effetti sicuri nelle persone. No. Per arrivare a un'applicazione clinica servono studi sull'uomo, studi rigorosi, lunghi, complessi. Siamo ancora lontani, insomma. Capisco. Quindi, prudenza assoluta. Tirando un po' le somme. In sintesi, la ricerca sta trovando connessioni davvero affascinanti tra metabolismo, digiuno, questo processo di autofagia e la risposta immunitaria ai tumori. Gli studi sugli animali suggeriscono che il digiuno ciclico potrebbe avere un ruolo nel potenziare le cellule NK, magari proprio modulando l'autofagia. Ma, e lo ripeto perché è fondamentale, siamo nel campo della ricerca di base, preclinica. Risultati interessanti aprono porte, ma non sono una ricetta da applicare oggi. Chiarissimo. E questo, ci porta forse a una riflessione un po' più ampia, no? Sì, direi di sì.
Al di là dell'applicazione medica diretta, che è ancora lontana, queste ricerche ci fanno pensare, ci fanno chiedere quanto siano profondamente legate le cose, come mangiamo o quando non mangiamo e come funziona il nostro sistema immunitario. Fino a che punto i nostri processi metabolici di base influenzano le difese e come lo stile di vita, l'alimentazione, i ritmi sonno-veglia, persino i periodi di digiuno possono modularli. È un campo davvero complesso, in continua evoluzione. Chissà quali altre connessioni la scienza scoprirà nei prossimi anni, magari per aiutarci a ottimizzare le nostre difese naturali. Staremo a vedere. Benvenuti. Oggi ci